Bella a tutti ragazzi e benvenuti nella quinta parte del mio viaggio negli Stati Uniti. Oggi si cambia nuovamente posto. Sì, perché il termine scenario mi aveva un po' stancato sinceramente. Aspetta, dove ci eravamo lasciati l'ultima volta? Ah sì, a Las Vegas. Però oggi vi porterò a San Francisco. Abbiamo preso un volo di circa un'ora e mezza e siamo stati circa 2 giorni lì. Molto pochi, ma sono stati molto intensi. Appena atterrati abbiamo preso la metropolitana, che si chiamava BART. Sì, ma non era quello dei Simpson. Il treno che collega l'aeroporto al centro della città. Già dal primo impatto mi sembrava un servizio super efficiente, ben organizzato e anche super pulito all'interno dei treni. Praticamente ti facevi una tessera direttamente sul tuo smartphone, ricaricabile attraverso la tua carta di credito, e pagavi solo in base alla distanza che percorrevi. Aveva linee di colori diversi e una cifra di fermate veramente tante, che praticamente ti portava dappertutto. La prima zona che abbiamo visto è stata quella centrale, verso Market Street, e la cosa che mi ha colpito subito sono stati i palazzi, anzi grattacieli per quanto erano alti, e tutti diversi fra loro. Ad essere sincero, non so perché, ma mi affascinavano così tanto, anche se comunque non ci capisco nulla di architettura, però erano veramente fighi da vedere. Quel giorno abbiamo camminato tantissimo. Addirittura abbiamo affrontato salite assurde mai viste in vita mia, così ripide, che dopo 30 secondi già ti inizi a chiedere: ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Però per fortuna non era troppo lunga, ma è stata veramente dura. Comunque, proseguendo, siamo andati a visitare Chinatown, la città più antica del Nord America, nata durante la corsa all'oro dell'800, in cui molti immigrati cinesi si stabilirono qui per lavorare e cercare fortuna. La storia racconta che molte persone lavorarono nelle miniere, altri furono fondamentali per la costruzione della ferrovia transcontinentale. Parliamo di persone che hanno letteralmente contribuito a costruire l'America moderna. Camminando tra le vie del quartiere si sentivano odori fortissimi, tra pesce essiccato, tantissime spezie e negozi super particolari. Oltre a roba da mangiare c'erano anche templi e associazioni culturali. Avevano praticamente trasferito un pezzo della Cina e l'avevano portata direttamente qua. Ad un certo punto, mentre stavamo andando a prendere un Uber per tornare verso la metro, ci siamo ritrovati in questa specie di area verde tranquillissima, e accanto c'era questa chiesa enorme, super affascinante, stile un po' gotico credo, che mi aveva colpito tantissimo, ed era la chiesa dei santi Pietro e Paolo. La cosa buffa è che eravamo lì veramente per caso. Ho fatto qualche clip giusto per riprendere appunto la chiesa. Solo dopo, tornato a casa, però ho scoperto una piccola chicca riguardo questa chiesa, ossia che lì si era sposato Joe DiMaggio con Marilyn Monroe nel 1954. Come dicevo prima, avevamo solamente 2 giorni e uno dei 2 era completamente dedicato ad Alcatraz, che vedremo tra poco. Quindi sì, San Francisco l'ho vista, ma non quanto avrei voluto. Avrei preferito avere più tempo per esplorarla meglio. Ovviamente non potevamo non vedere il famoso ponte Golden Gate Bridge, che già vedendolo da lontano mi sembrava gigante, ma avvicinandomi sempre di più era veramente mastodontico. È lungo quasi 2,7 km e quando è stato inaugurato nel 1937 era il ponte sospeso più lungo del mondo. Pensare che l'hanno costruito negli anni 30 in mezzo a un vento fortissimo, correnti assurde e nebbia costante, è stata veramente una follia. Durante i lavori usarono una gigantesca rete di sicurezza sotto al ponte, una cosa super innovativa per l'epoca, ma che salvò la vita a diversi operai che caddero durante la costruzione, e inoltre preveniva anche suicidi. Vederle dal vivo fa un certo effetto, perché ti ricorda che dietro a un simbolo così iconico c'è anche una storia più complessa, non solo la parte da cartolina. Al ritorno
tornando verso il centro città, abbiamo trovato per caso anche il negozio della Nintendo ufficiale e lì per lì stavo impazzendo perché avrei comprato qualsiasi cosa là dentro. Poi ho visto i prezzi e ho deciso di calmarmi e di comprare giusto qualche souvenir e qualche regalo, poca roba, ecco. Oltre a questo abbiamo avuto modo anche di andare a vedere le foche al Pier 39, il famoso molo delle foche, ed è stato veramente bellissimo e super emozionante. Erano tutte lì, o almeno la maggior parte, spiaggiate una sopra l'altra, completamente nel loro mondo. Sarei rimasto tutto il tempo ad osservarle perché erano troppo belle, erano troppo carine, ma il tempo a disposizione purtroppo era veramente poco. Per pranzo abbiamo voluto pranzare in un autentico diner americano, quelli tipici in cui ci sono quei junk box al tavolo. Una vera figata. Mi sono mangiato il classico hamburger americano, patatine fritte e una Sprite alla ciliegia. Anzi, c'era solamente una ciliegia e del ghiaccio dentro, quindi sapeva poco di ciliegia. Però era veramente buono. Il panino, si intende. Uno dei più buoni mangiati lì in America. Passando al pezzo forte, il secondo giorno a San Francisco era dedicato completamente ad Alcatraz, come vi dicevo prima. Il costo per la visita è stato di circa $45 a persona, con il traghetto incluso che ti portava sull'isola. Durante questo mini viaggio, durato circa 15-20 minuti se non ricordo male, a causa del vento che c'era, faceva un freddo che voi non potevate capire, però si poteva ammirare un panorama stupendo mentre ci allontanavamo dalla città. C'era lo skyline di San Francisco dietro e davanti questa isola rocciosa che sembra messa lì apposta per dire ok, da qui col quasi che scappi. Appena arrivati sull'isola, la prima sensazione è stata desolazione, tutto un po' malandato, rovinato ovviamente dal tempo, dal vento, dal sale del mare, dalla salsedine e tutte queste cose così. E in mezzo a tutto questo vedevi cartelli ovunque con scritto che Alcatraz è anche stata isola dei nativi americani. Alcatraz in realtà nasce come forte militare nell'800, poi divenne una prigione federale dal 1934 al 1963. Dopo la chiusura del carcere, nel 1969, un gruppo di attivisti nativi occupò l'isola per quasi 2 anni ed è stato uno dei momenti simbolo del movimento per i diritti del popolo indigeni negli Stati Uniti. Dal molo parte una salita abbastanza ripida che ti portava piano piano su in alto verso la prigione. Bisognava seguire un percorso preciso fino all'ingresso, dove ti davano questa specie di radiolina con degli auricolari. L'audioguida era per fortuna anche in italiano e mentre ascoltavi ti spostavi fisicamente nelle varie sezioni del carcere. La cosa figa è che a raccontare erano ex guardie e persone che avevano vissuto lì dentro. Non era una voce impersonale o robotica, sentivi proprio la persona che era stata lì dentro. Le celle erano tutte minuscole e potevi anche entrare in alcune nello specifico. È stata una sensazione molto strana, un po' inquietante, difatti erano totalmente buie, vuote e anche un po' silenziose se ti concentravi bene. Alcatraz era considerata una prigione di privilegio rispetto ad altre federali. Se ti comportavi bene potevi avere libri, scrivere lettere e anche qualche telefonata, però ovviamente dovevi meritartelo. Visto che erano fisicamente confinati, molti cercavano un'evasione mentale. La biblioteca aveva circa 15 volumi di filosofia, narrativa e anche qualche manuale. I detenuti alfabetizzati, che riuscivano appunto a leggere, leggevano anche tra i 75 e i 100 libri all'anno e non erano ammessi testi con riferimenti sessuali, violenti o criminali. Al Capone, per esempio, mentre era detenuto qui, suonava il banjo nella banda dei prigionieri. Il cortile era uno dei pochi momenti di libertà, 2 o 3 ore al giorno per stare all'aria aperta, ma faceva quasi sempre freddissimo
a causa del vento che era presente sull'isola e difatti non era sempre una pausa relax. Abbiamo visto anche la sala da pranzo e la cucina. La cosa che mi aveva colpito di più sono state le sagome dei coltelli disegnati sulla parete o su questa specie di supporto, perché ogni coltello aveva il suo posto preciso, perché se ne mancava uno lo sapevano immediatamente, in modo da così allertare un po' tutti quanti. Una curiosità del posto è che il cibo, paradossalmente, era di qualità piuttosto buona, questo perché era appunto per evitare rivolte dentro il carcere. E poi ovviamente non potevo non parlare della famosa fuga avvenuta nel 1962. 3 detenuti che per mesi hanno scavato nel muro con dei cucchiai di ferro che poi coprirono il buco con un cartone dipinto. Di notte mettevano delle teste finte fatte con del sapone, carta e dentifricio nei letti per sembrare addormentati e per permettere alle guardie di contare ogni volta i detenuti nelle varie celle, in modo da non destare sospetti. Si diceva che si costruirono una zattera con degli impermeabili rubati e non si sa se siano morti in mare o se ce l'abbiano fatta per davvero, ma io credo che non ce l'abbiano fatta. Ed è forse proprio questo mistero che rende Alcatraz ancora più affascinante. In conclusione posso dire che e confermare che Alcatraz mi è rimasta davvero impressa. In certi momenti, stando lì dentro, mi erano venuti dei brividi alquanto strani. Nel prossimo episodio però si cambierà completamente atmosfera. Vi porterò un episodio esclusivo, anche più lungo del solito, focalizzato su 2 particolari musei, sul Petersen Automotive Museum e sul Natural History Museum di Los Angeles. In particolare volevo andare al museo delle auto praticamente solo per un solo motivo: vedere dal vivo la Chevrolet Impala del 69, proveniente da una serie che adoro alla follia, ossia Supernatural. Poi entrando nel museo mi sono reso conto che non c'era soltanto quella, ma c'erano un fottio di macchine assurde e per la maggior parte erano tutte provenienti da film e serie TV. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like per aiutarmi a sostenermi e di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Bella!